Buonasera, benvenuti a Palazzo di Sforza Almeni. Sono Samuele Lastrucci, il direttore del Museo dei Medici, e spero che questo video possa essere il preludio alla tanto anelata riapertura. Saremo pronti ad ospitare su prenotazione in questa prima fase i visitatori con questo nuovo allestimento. Si tratta di un riordino sostanzialmente di tutte le collezioni, in particolar modo di quelle che abbiamo qui in esposizione permanente grazie alla forte collaborazione con la Fondazione Anna Maria Luisa de' Medici. Le sale sono state riordinate e anche il percorso museale è stato rivisto. Le opere sono divise adesso per epoche storiche, potremmo dire. Il museo parte in medias res nel ramo granducale della famiglia con Cosimo I, del quale noi custodiamo una scuola del bronzino particolarmente interessante. Segue poi la sala del secolo centrale della famiglia Medici, il Seicento, un secolo troppe volte chiamato il secolo della decadenza, che sicuramente ha avuto dei problemi legati a una pandemia e noi li capiamo senz'altro molto bene, e anche legati alla guerra di Castro che Ferdinando II intraprese e che noi abbiamo il piacere di presentarvi grazie alle fattezze restituite da Giovanni Battista Foggini in un grande busto marmoreo della serie medicea. L'ultima sala di questa ala del museo è invece dedicata a quei personaggi, stiamo parlando delle ultime due generazioni, che si sono protratti nella storia fino al Settecento, al nuovo secolo dei Lumi. Sto parlando di quei personaggi legati a Cosimo III, il Granduca che più di tutti ha regnato a lungo fino alla veneranda età di 80 anni. La sala, che è quella dove mi trovo, custodisce varie testimonianze, e tra queste nel nuovo allestimento c'è modo anche di vedere le lettere, alcune lettere autografe della collezione della Fondazione, le ultime due granduchesse che hanno autografato queste rarissime testimonianze storiche, e poi due lettere istituzionali del nostro Giangastone. Una curiosità: in questo caso la firma non è posta con penna e calamaio, ma vivendo il nostro ultimo Giangastone quasi sempre nel suo grande letto a baldacchino, è una firma apposta grazie a un timbro. Il percorso museale si completa come al solito con il bookshop e con una sala dedicata a Bacco, dedicata ai vini, in particolare a quelli del bando 1716 che furono disciplinati dal penultimo Granduca Mediceo, e infine un ambiente che è dedicato alle origini di questa famiglia. I membri infatti più celebri, forse quelli che legano il loro nome e la loro storia al Rinascimento fiorentino, sono celebrati, e in particolar modo ricordiamo Cosimo il Vecchio con la grande battaglia di Anghiari che gli aprì, per così dire, la strada a un'ascesa politica e sociale, e poi Leone X, del quale custodiamo davvero degli inestimabili documenti, compresa una di quelle indulgenze che tanto fecero arrabbiare Martin Lutero. Un invito a tutti voi a venire a scoprire i segreti del nostro museo, i tesori custoditi in questo spazio, un progetto che vive soltanto dal 2019 e che ha dovuto affrontare un periodo tanto difficile, ma che speriamo davvero possa tornare nel vivo della sua attività, grazie anche alle tante collaborazioni come quella con il Conservatorio Luigi Cherubini e tante associazioni della città. Vi aspettiamo per scoprire la storia di questa grande dinastia.